Ciao amici e benvenuti nella mia cucina. La ricetta di oggi è il famoso casatiello napoletano. Per fare l'impasto per una teglia da 24 cm occorrono questi ingredienti: 500 g di farina 00, 200 ml di acqua tiepida, 80 g di sugna, 12 g di lievito di birra, 10 g di sale, 10 g di zucchero e un uovo. Incominciamo a fare il nostro impasto. Per prima cosa nella planetaria mettiamo l'acqua, poi sciogliamo il nostro lievito di birra, lo sbricioliamo così e mettiamo lo zucchero. E incominciamo ad azionare la nostra planetaria. Facciamo sciogliere ben bene il lievito con lo zucchero e l'acqua. Adesso spegniamo un attimo, alziamo, versiamo la farina in questo modo così e incominciamo un'altra volta ad azionare il gancio. Poi con una spatolina incominciamo a mettere un pochino di sugna. Aggiungiamo anche l'uovo, alziamo un attimo per raccogliere bene sia la sugna che la farina che sta all'intorno del cestello. Adesso mettiamo anche il sale. Facciamo lavorare la planetaria diciamo a media, che non sia né troppo lenta né troppo veloce. Facciamo questa operazione per un 5 minuti. Ecco, adesso possiamo spegnere, versiamo una spolverata di farina sulla spianatoia e versiamo l'impasto, perché deve essere lavorato a mano, perché in questo modo ossigena meglio. E incominciamo a impastare così, con questo movimento e con la forza, vedete? Così dentro viene bella con gli alveoli, detto in cilentano il casarelle. Vedete, scorre già da sola così su nelle mani, per dire che la pasta è pronta. Ecco qua. Vedete, bisogna dargli sempre una forma rotonda, così. La pasta, se vedete, elastica, non deve essere né dura e né appiccicosa. Adesso lo avvolgiamo, lo mettiamo a lievitare o nel forno della cucina spento oppure in un mobile della cucina per almeno un'oretta. L'importante è che non ci siano spifferi d'aria, perché l'impasto altrimenti si alza. Per farcire il nostro casatiello occorrono 150 g di formaggio grattugiato misto tra pecorino e parmigiano, 150 g di gruviera, 150 g di pecorino, 150 g di pancetta arrotolata, 150 g di salame tipo Napoli, 150 g di cigoli, 4 uova, pepe macinato quanto basta. Adesso, mentre la nostra pasta sta crescendo, incominciamo a tagliare i nostri salumi. Facciamo prima dei pezzi così. I pezzi non devono essere né molto grandi né molto piccoli.
Adesso prendiamo il salame Napoli, sempre in questo modo. Naturalmente bisogna togliere la pelle, io l'ho fatto già prima. Adesso prendiamo il nostro Gloviera, lo stesso lo facciamo a pezzetti così. E infine prendiamo il nostro pecorino, togliamo questo esterno. Questo è un pecorino semistagionato. Nel casatiello ci va il formaggio pecorino, non quello caprino, perché simboleggia l'agnello immolato, perché un rustico pasquale simboleggia la morte e la rinascita di Gesù. Ecco che la pasta per il nostro casatiello è lievitata, adesso la prendiamo e la stendiamo. Spolveriamo con un pochino di farina, così, la togliamo, così. Prendiamo il matterello e stendiamo. Allora, quando si stende la pasta per il casatiello si deve cercare di fare più un rettangolo che un cerchio, quindi perché poi dopo deve essere girata. Ecco, vedete? La sfoglia deve essere sempre al massimo di 1/2 centimetro, perché altrimenti viene poi troppo doppia. Adesso prendiamo un pochino di sugna. Se volete vedere come si fa la sugna in casa, basta cliccare sul mio sito nonnaclavia.com e trovate la ricetta. Naturalmente i cigoli è il residuo di quando si fa la sugna, quindi con i pezzi di grasso del maiale, una volta cotti, si estrae la sugna e più la rimanenza diventano i cigoli. Adesso mettiamo il formaggio. Poi mettiamo i cigoli. Con i cigoli si può fare anche un ottimo pane. Adesso mettiamo la pancetta. Il salame Napoli. Poi mettiamo il formaggio pecorino. Adesso mettiamo l'altro formaggio, che questo gli dà più un profumo e poi naturalmente anche filante. Adesso polverizziamo con il pepe. Premiamo un pochino così, in questo modo, che tutto il ripieno che abbiamo messo si attacca bene alla pasta. Facciamo questa operazione, la mettiamo così, guardate, e premiamo. Mettiamo un pochino di sugna, così. La sugna serve sia per mantenere la pasta più morbida e più soffice, ma anche come collante. Adesso facciamo in questo modo, guardate,
così tutta la pasta diventa come se fosse un pezzo solo. Prendiamo la teglia, la ungiamo sempre con la sogna, poi naturalmente tutte le teglie unte vanno spolverate con la farina, così in questo modo. Adesso lo mettiamo qua, in questo modo, poi prendiamo le uova che sono state già precedentemente lavate e asciugate e li mettiamo così. Cercate di ruotare perché altrimenti l'uovo si schiaccia e dobbiamo cercare di metterlo quanto più possibile nella pasta. Adesso con un pezzettino di pasta che ho tolto prima facciamo delle striscette e li mettiamo così. Queste si mettono per simboleggiare la croce, quindi la croce è la morte mentre l'uovo è la risurrezione. Poi mettiamo un pochino di sogna sopra, la sogna serve per dare colore ma soprattutto per non far bruciare la superficie. Il nostro casatiello è pronto, lo rimettiamo un'altra volta a lievitare nel forno spento per un altri 15-20 minuti, poi la tiriamo fuori, accendiamo il forno e la cuociamo. Ed ecco che il forno si è spento, questo vuol dire che il nostro principe dei rustici napoletani è pronto, il nostro famoso casatiello. Adesso lo sforniamo. Guardate, è una cosa spettacolare, bello, gonfio e dorato. Adesso lo impiattiamo. Siccome che è caldo e si può rompere, facciamo così. Quindi mettiamo una mano così. È una doratura uniforme, cioè sotto e sopra deve avere tutto lo stesso colore, non deve essere rosso sopra e bianco sotto. Quindi vuol dire che è cotto alla perfezione. Lo rigiriamo delicatamente perché altrimenti si può rompere perché è caldo. Ed ecco che il nostro casatiello è pronto. Se vi piace questa ricetta e volete gustare altre mie ricette, andate sul mio sito nonnaclaudia.com.